borsetta perfetta per ogni occasione. Ciao a tutti e bentornati su Kate & Made, io sono Kate ed oggi andremo a realizzare insieme un progetto veramente facile, veloce, perfetto anche per le principianti. Una borsa che si adatta tranquillamente ad ogni occasione perché variando alcuni accessori possiamo utilizzarla sia per il mare che per andare a passeggio. Per questo progetto ho utilizzato la nuova raffia confetti di Hobby Perline, che è una raffia, come potete vedere, che ha tutti questi tipo coriandoli, argento nel mio caso, ma ci sono diverse colorazioni. Non ho utilizzato dei punti particolari perché fa tutto il filato, visto che è mixato. Poi ho abbinato questi manici in perle, non ho messo una chiusura, ma potete mettere la chiusura che volete. Ho utilizzato una base pronta e questo è il risultato. Sono molto soddisfatta perché comunque ho utilizzato un punto di lavorazione basico come il punto alto e poi ho rifinito un po' con il punto pelliccia ed è venuta una borsetta veramente graziosissima, perfetta veramente per ogni occasione. Fatemi sapere qui sotto nei commenti cosa ne pensate. Il kit materiali completo lo trovate sul sito hobbyperline.com. vi basta scorrere giù in basso, cliccare sulla descrizione in basso al video e troverete il link diretto al sito. Continuate a seguirmi sui miei social per non perdervi tutte le anteprime dei prossimi progetti. Iscrivetevi al canale se volete continuare a supportarmi in maniera super gratuita, ma soprattutto non volete perdervi tutti i futuri tutorial in arrivo. A questo punto vediamo nel dettaglio cosa ci occorre per realizzare questo progetto e poi passiamo subito al tutorial di oggi. Per questo progetto utilizzeremo 3 gomitolini di raffia confetti, circa 150 grammi, una coppia di manici in perle con moschettoni argento, una base ovale 22x10 cm, lavoreremo il tutto con uncinetto numero 4, ago da lana e possiamo partire subito con il tutorial di oggi. Prendiamo il nostro filato e andiamo a fare un nodino all'estremità in modo da bloccare 2 fili ritorti e poi andiamo a fare il cappio iniziale lasciando la codina finale un po' più lunga. Quindi facciamo il nostro cappio in questo modo e ci andiamo ad agganciare direttamente nei fori della nostra base. Io ho i fori molto ravvicinati, quindi non farò aumenti, ma lavorerò 2 maglie basse per ogni foro. Se avete un fondo classico con i fori un po' più distanziati andrete a lavorare 2 maglie basse in ogni foro e 3 maglie basse nella parte più stondata della base, quindi nell'angolo. Mi inserisco nel foro centrale del lato più corto e vado a lavorare la prima maglia bassa. Mi inserisco nello stesso foro e lavoro un'altra maglia bassa, poi passo nel foro successivo e vado a lavorare 2 maglie basse nello stesso foro e ripeterò questo procedimento per ogni foro che ho sul fondo. Per esempio, se avete un fondo diverso con i fori più distanziati andrete a lavorare l'aumento formato da 3 maglie basse esattamente nel foro che corrisponde alla parte più stonnata della base, quindi esattamente in questo punto. Siccome in questo caso abbiamo i fori molto vicini non sarà necessario, quindi procederemo lavorando semplicemente 2 maglie basse per ogni foro. Abbiamo l'ultimo foro, lavoriamo una maglia bassa e poi la seconda maglia bassa la lavoriamo con il filo che abbiamo lasciato in eccesso all'inizio, quindi vado a prendere il filo iniziale e lavoro una maglia bassa, mi tiro fuori il filo
In questo modo potrò fare una chiusura pulita senza dover tagliare il filo. Quindi questo mi resta agganciato al gomitolo e con questo vado a chiudere. Cosa faccio però? Devo inserirmi nel secondo punto. Questo è il primo punto basso, mi inserisco nel secondo dall'interno verso l'esterno, prendo il filo, me lo porto all'interno e poi rientro nella catenella dell'ultimo punto lavorato. Mi inserisco in questo modo, prendo il filo e poi me lo vado a nascondere man mano che lavoro. In questo modo non avrò creato il punto in più perché mi sono agganciata nel secondo punto. Vado ora a riprendere il filo che ho lasciato collegato al gomitolo, mi inserisco nella metà catenella del punto che si trova in corrispondenza del filo, prendo il filo e faccio 3 catenelle che mi sostituiscono la prima maglia alta e procederò lavorando una maglia alta in ogni punto sottostante. Quindi ora vado nel punto successivo, prendo solo la metà catenella esterna, vedete, entro e lavoro una maglia alta, punto successivo, prendo solo la metà catenella in questo modo e lavoro una maglia alta e procederò in questo modo per tutto il giro. Una volta che avremo terminato il giro, andiamo a chiudere con una maglia bassissima nella terza catenella iniziale. Avendo il lavoro davanti riuscirete a capire dove chiudere, quindi contiamo 1, 2, 3, ci inseriamo nella terza catenella e chiudiamo con maglia bassissima. Chiuderò con maglia bassissima perché utilizzando questo filato particolare non si noterà assolutamente il punto di chiusura. Se state utilizzando un filato classico potete chiudere con chiusura invisibile. A questo punto procederò nello stesso modo, quindi faccio 3 catenelle per alzare il lavoro e sostituire la prima maglia alta e continuerò lavorando in giri tutti a maglia alta, quindi lavorerò una maglia alta in ogni punto sottostante. Questo procedimento ovviamente lo ripeterò per il totale di giri che troverete indicato qui in alto insieme alla misura in centimetri. Quindi vedete, lavoreremo a maglia alta in modo veramente molto semplice, anche perché il filato, essendo molto particolare, fa tutto lui. Raggiungiamo quindi le misure necessarie e poi ci rivediamo per vedere come procedere. Bene, una volta lavorati tutti i giri, io ne ho lavorati 13 in totale ed ho raggiunto un'altezza di 20 cm. Ovviamente se volete una borsa più alta aumenterete semplicemente il numero di giri di lavorazione. A questo punto andiamo a chiudere sempre nello stesso modo, quindi con una maglia bassissima nella terza catenella delle 3 iniziali. In questo modo facciamo una catenella e adesso procederemo lavorando un giro a punto pelliccia e lo faremo in questo modo. Prendiamo il filo con il pollice, lo allunghiamo quanto vogliamo, per me va bene così, vi dico anche la misura così potete regolarvi. Siamo circa sui 5 cm. A questo punto mi inserisco con l'uncinetto nel primo punto, prendo il filo e chiudo a maglia bassa. Punto successivo ripeto lo stesso procedimento cercando di tenere comunque la stessa misura. Mi inserisco nel punto successivo, prendo il filo e faccio una maglia bassa. Procedo in questo modo per ogni punto che ho sul bordo. Quindi prendo il filo in questo modo, lo allungo, mi inserisco nel punto successivo, prendo il filo e chiudo a maglia bassa. Continuo così per tutto il giro.
Bene, terminato anche questo giro con il punto pelliccio, andremo a chiudere con maglia bassissima ed andremo ad ultimare il tutto con un giro di punto bassissimo in modo da irrigidire il bordo. Quindi mi inserisco nel primo punto in questo modo. So che ora voi farete fatica, ma avendo il lavoro davanti riuscirete tranquillamente. Facciamo una maglia bassissima e poi procediamo lavorando una maglia bassissima in ogni punto. Bene, ho terminato anche quest'ultimo giro. A questo punto possiamo tagliare il filo e andare a chiudere con asola di chiusura. A questo punto dobbiamo andare ad applicare i manici, quindi per centrarli per bene io di solito piego il fondo in questo modo e mi regolo con gli angoli della base, quindi tiro delle linee immaginarie e vado a fissare dei marcapunti, quindi ne metto uno qui e un altro in questo punto, poi misuro e mi assicuro di avere la stessa misura su entrambi i lati, quindi ho 7 cm e mezzo su questo lato, 7 cm e mezzo su quest'altro lato, quindi posso andare a posizionare il mio manico. Ovviamente farò lo stesso anche sull'altro lato. I manici hanno i moschettoni, quindi vado semplicemente a far passare il moschettone attraverso le maglie. In questo modo vado a ripetere ovviamente lo stesso procedimento anche sul retro. Posso regolarmi anche con il manico che ho già agganciato. Bene, questo sarà il risultato finale. Io come sempre super soddisfatta. Ovviamente potete personalizzarla, potreste valutare l'idea di farla più grande, quindi utilizzare una base più grande, cambiare il tipo di manici, ad esempio mettere dei manici bambù per poterla utilizzare in spiaggia, perché direi che sarebbe perfetta. Oppure, se vi piace l'idea del punto pelliccia, potreste distribuirla anche lungo tutto il corpo borsa e non farlo solo sul bordo. Questo sta a voi in base ai vostri gusti. Non ho messo una chiusura, ma potete mettere sia una cerniera che una chiusura magnetica, oppure creare semplicemente una fodera a sacchetto da inserire all'interno. Questo sta a voi. Potreste valutare anche l'idea di mettere una tracolla, dipende tutto dai vostri gusti e quindi potete personalizzarla come volete. Vi ricordo che trovate il kit materiali completo sul sito hobbyperline.com. Vi lascio il link sia qui sul video che nel box informazioni qui in basso. Continuate a seguirmi sui miei social per non perdervi tutte le anteprime e gli spoiler dei prossimi progetti. Iscrivetevi al canale se non volete perdervi tutti i futuri tutorial in arrivo. A questo punto vi ringrazio per avermi seguito anche in questo tutorial. Vi mando un bacio, un abbraccio e vi do appuntamento come sempre al prossimo progetto. Ciao!